L'incubo di tutti i giocatori di Xenoblade Cross ha un nome ben preciso, il Bongelium. Tale risorsa è la più rara del gioco e al contempo è fondamentale per la creazione di oltre la metà dei potenziatori più utili e potenti. Nel mio precedente video mostravo come le risorse preziose non rappresentino un grosso ostacolo, poiché in poco più di 10 minuti è possibile farmare il massimo di 9999 buoni materiali che possono essere scambiati immediatamente per ottenere le varie risorse preziose. Infatti, a differenza di quelle comuni, quest'ultime non si trovano sparse per la mappa e non vengono rilasciate dai nemici. Escludendo le missioni online, possono essere ottenute esclusivamente estraendole dai relativi siti Frontier Nav. Il punto è che il Bongelium è l'unica risorsa preziosa del gioco a non essere disponibile nella sezione di scambio online, il che significa che non può essere ottenuto tramite i buoni materiali. Di conseguenza le difficoltà inizieranno quando il Bongelium sarà necessario per fabbricare i potenziatori di livello massimo. Anche se è possibile utilizzare i buoni per ottenere tutti gli altri materiali richiesti, non sarà possibile scambiarli per il Bongelium, poiché per creare un potenziatore sono richiesti tutti gli ingredienti e la mancanza anche di uno solo di essi ne impedisce la fabbricazione. Fortunatamente per il potenziatore migliore del gioco, distruzione parte del corpo, che è l'unico moltiplicatore indipendente, non è necessario il Bongelium ma solo la cometite bianca, che è molto più comune. Ma se si desidera esplorare a fondo il gioco e sperimentare le diverse build, è fondamentale raccogliere il Bongelium in quantità notevole. Tale materiale occupa un ruolo centrale nella realizzazione di potenziatori molto utili, come quelli che incrementano il potenziale o turbo aumento PT, che consente di massimizzare immediatamente il turbo. Inoltre esso è necessario per vari potenziatori importanti per gli scale, come quelli che incrementano l'attacco da mischia a distanza o quelli che forniscono un boost al danno della tecnica iniziale, utilissimo per one-shottare i mostri. Sebbene il Bongelium non sia strettamente necessario per completare il gioco, esso sarà cruciale per chi desidera approfondire tutti gli aspetti del titolo, e in tale guida analizzerò un'azione specifica da compiere all'inizio del gioco che aiuta a evitare molti problemi futuri, oltre a presentare un metodo alternativo di farming della risorsa. Ma prima di raccogliere il Bongelium, se apprezzate guide del genere, potete supportarmi lasciando un bel mi piace ed iscrivendovi al canale se siete nuovi per non perdervi i prossimi video. Il metodo più comune per estrarre il Bongelium, essendo una risorsa preziosa, consiste nel prelevarlo dai siti in cui può essere estratto. Esistono solamente 6 luoghi in cui è possibile ottenerlo, tutti situati nell'ultima regione del gioco, Koldros. Dato che si tratta di una sonda preziosa, il Bongelium verrà estratto ogni mezz'ora e non esistono modi per accelerare questo processo. Pertanto un grandissimo consiglio è recarsi in questa regione già all'inizio del gioco. Per raggiungere tale obiettivo è possibile utilizzare una tecnica che si sblocca facilmente già dalle prime battute, dato che appartiene alla classe comando. Poiché ci saranno nemici molto potenti nelle ultime regioni, sarà fondamentale utilizzare ombra latente, che disabilita il rilevamento da parte dei nemici. In questo modo non saremo percepibili da loro e non ci attaccheranno, permettendoci di esplorare in tutta tranquillità. Ombra latente, essendo blu, è una tecnica d'aura e potenziata al massimo l'effetto dura 28 secondi, ma se si attiva premendo il tasto Y di ricarica rapida si sfrutterà il bonus di ricarica secondaria, che estende l'effetto per qualche secondo in più ed è particolarmente efficace in combinazione con esplosione d'aura, che prolunga l'effetto di ulteriori 8 secondi. In tal modo si avrà a disposizione una quantità di tempo considerevole per esplorare l'area e individuare i luoghi dove installare
attivare le sonde prima che i nemici riescano a percepirci. Per completezza di informazione è possibile aumentare ancora di più il bonus utilizzando i potenziatori Prolunga Aura che estendono gli effetti dell'aura di altri 20 secondi. Tuttavia all'inizio del gioco difficilmente si avranno a disposizione i materiali richiesti e la tecnica Ombra Latente è già più che sufficiente per raggiungere l'obiettivo. Pertanto ciò che dovremo fare già dai primissimi capitoli del gioco è recarci nella regione settentrionale di Primordia e accumulare 3000 punti tensione contro i nemici più deboli lungo il percorso grazie agli autoattacchi. Essi saranno infatti fondamentali per attivare l'aura, il cui costo è di 1000 punti tensione. Dopodiché si dovrà proseguire per un po' di tempo via mare fino a raggiungere l'ingresso di Sylvelum. A quel punto è bene iniziare ad utilizzare Ombra Latente per diventare invisibili ai nemici e continuare verso nord, attraversando l'intera Sylvelum fino a raggiungere Coldros. Una volta entrati, sulla sinistra si troverà il primo sito Frontier Nav dei 6 che ci interessano, quello 502, dedicato esclusivamente all'estrazione di Bongelium. Si dovrà poi procedere a destra passando per l'arena Skulls e continuando per l'altopiano del Titano. Continuando fino al sentiero della Vipera e saltando a sinistra si troverà in basso il secondo sito, quello 504, situato su una roccia. Da qui è possibile estrarre minerale arcosabbia, piombo perenne, rutilo marino e il Bongelium. Per quanto riguarda il terzo sito, quello 506, si trova poco distante e basterà continuare verso nord per trovarlo su una piccola isola circondata dalla lava. Da quest'ultimo sarà possibile estrarre Bongelium e minerale arcosabbia. Il quarto sito, quello 507, si trova invece sull'isola della Preda ed è l'unico dei 6 accessibile esclusivamente tramite il modulo di volo degli Skell, quindi dopo il capitolo 9. Per raggiungere invece il quinto sito, quello 510, sarà necessario tornare al primo sito, quello 502, e seguire lo stesso percorso visto in precedenza, con l'unica differenza che invece di saltare in basso bisognerà proseguire lungo il sentiero della Vipera. Durante il tragitto sarà fondamentale attivare la tecnica Ombra Latente poiché saranno presenti molti nemici aggressivi. Una volta arrivati alla fine del sentiero si dovrà svoltare a sinistra e continuare lungo le terrazze Tipnom. Durante il percorso si troverà anche il sito 511 dedicato esclusivamente al Bongelium. Proseguendo si giungerà ai ruderi della capitale e da lì si dovranno seguire le mura esterne della roccaforte di Orsim fino a giungere ad una salita che condurrà ad una zona alla cui estremità si troverà un teletrasporto. Interagendo con esso si verrà teletrasportati sulle piattaforme volanti e attraversando il sentiero fluttuante settentrionale si raggiungerà una piattaforma intermedia. Una volta arrivati lì si dovrà svoltare a destra e attraversare il ponte fino a raggiungere il sito 510 dedicato esclusivamente all'estrazione di Bongelium. Le sonde base che vengono piazzate in automatico sono più che sufficienti ad estrarre la risorsa. Tuttavia le sonde di estrazione aumentano la produttività del sito, pertanto è consigliabile man mano che si prosegue nel gioco inserire le sonde di estrazione di livello massimo che si acquisiscono per massimizzare i risultati. E l'ideale sarebbe inserire sonde di estrazione di livello massimo 10 collegate in una combo di lunghezza 8. Attivare questi 5 siti all'inizio del gioco è senza dubbio il metodo migliore di farming di Bongelium, poiché le unità verranno estratte ogni mezz'ora. E considerando anche una media molto bassa di 2 unità di Bongelium per ogni ciclo, in un'ora si possono ottenere già 4 unità. E considerando che completando solo la campagna principale, quindi senza dedicarsi a missioni secondarie o all'aspetto esplorativo, si può stimare un tempo medio di 25 ore per terminare l'avventura, si deduce che alla fine del gioco il limite massimo di 99 unità sarà stato già raggiunto senza alcuno sforzo. Ma è importante aggiungere che tali quantità aumenteranno con le sonde di estrazione di livello massimo. Inoltre è da notare come il gioco offra centinaia di ore tra missioni ed esplorazione, il che significa che seguendo questa strategia è probabilissimo che si raggiunga il limite di 99 già a metà gioco, quindi dopo il capitolo 6, quando si sbloccheranno gli Skell. Tali unità potranno a quel punto essere utilizzate per fabbricare vari potenziatori e una volta esaurite tutte sarà sufficiente continuare normalmente
facilmente con la campagna principale. E arrivando alla fine del gioco si raggiungerà automaticamente di nuovo il limite massimo. E il tutto avverrà senza nemmeno accorgersene, dato che sarà una produzione passiva, rendendo il Bongelium l'ultimo dei problemi. Come visto, il metodo più efficace per ottenere il Bongelium è quello di sfruttare le sonde di estrazione mentre si prosegue nell'avventura. Tuttavia, se non è stata effettuata l'installazione di tali sonde all'inizio o in caso di esaurimento delle unità e la necessità di poche di esse per la fabbricazione dei potenziatori, esiste comunque un'alternativa, anche se meno efficiente. Infatti è possibile guadagnare Bongelium completando una missione online chiamata Piloti nascosti. Si tratta di una missione segreta che si sblocca solo dopo aver raggiunto un obiettivo specifico in un'altra missione, intitolata Il pericolo vola alto. Quest'ultima, a sua volta, diventa disponibile solo dopo aver completato l'obiettivo di sconfiggere i 36 Zig che appare nelle missioni di gruppo. Basterà quindi cambiare il gruppo più volte fino a quando non apparirà l'obiettivo di sconfiggere i 36 Zig. Tale tipologia di nemici si trova in diverse aree, ma la zona migliore per affrontarli in gran numero è presso la fortezza di Terrarida, accessibile già dalle fasi iniziali, situata nella parte meridionale di Oblivia. Una volta arrivati si può saltare nella gola e a sinistra si troverà il primo Zig. Questi nemici possono essere sconfitti facilmente anche con una build di potenza media e si trovano intorno al livello 50. Dopo averli eliminati tutti è possibile teletrasportarsi al punto di riferimento più vicino per ripristinare l'area, resettando non solo le risorse ma anche i nemici. In questo modo si potrà ripetere il ciclo fino all'obiettivo di 36, sbloccando così la missione Il pericolo vola alto. Il secondo passo sarà cambiare nuovamente i gruppi finché al terminale della caserma non apparirà tale missione. Una volta che compare si potrà accettare ed essa sarà costituita da due obiettivi. Il primo sarà quello di sconfiggere due Marnak, ma una volta completato il primo obiettivo, prima di passare al secondo è fondamentale interagire con l'autodistrutta nelle vicinanze per sbloccare la missione segreta. Dopodiché si potrà procedere con il secondo obiettivo, che consiste nello sconfiggere i 4 Farswu, e una volta tornati in caserma la missione Piloti nascosti apparirà automaticamente tra quelle disponibili. Essa offrirà ben 190 buoni materiale e nel migliore dei casi la possibilità di ottenere 2 unità di Bongelium, e tale missione si può anche utilizzare come metodo di farming dei buoni materiale, poiché nonostante offra 50 buoni in meno rispetto al risveglio, consente di ottenere quelle che sono le risorse preziose più rare del gioco. Questa missione ha due obiettivi: il primo è di sconfiggere 2 Saprof, mentre il secondo e ultimo è eliminare 4 Misadi, che possono essere sconfitti facilmente anche con una build di media potenza. Al termine di Piloti nascosti, oltre a ricevere alcuni drop dei nemici come la capsula parassita, lo straccio sporco e il cappuccio rosso Misadi, c'è anche la possibilità di ottenere 2 unità di Bongelium, e questo è il metodo attivo di farming più conosciuto, accessibile fin dalle fasi iniziali di gioco per ottenere direttamente tale risorsa preziosa. In realtà esiste un terzo metodo che sulla carta è il più efficiente di tutti per ottenere il Bongelium, ma richiede una preparazione piuttosto articolata. Tale strategia si basa sul reclutamento online. Quando un Blade raggiunge il rango massimo di 3, non solo fornisce una quantità insana di buoni materiale, ma offre anche un oggetto casuale con una piccola probabilità che si tratti proprio del Bongelium. Ma il sistema che determina il drop dei materiali è puramente casuale. Inoltre cambia ogni volta che l'avatar del Blade viene aggiornato sul terminale, ovvero quando si effettua una modifica alla classe, alle abilità, tecniche o equipaggiamento. Tuttavia, se si disattiva il salvataggio automatico dell'avatar dalle impostazioni online, il Blade non potrà più aggiornarsi e il suo drop rimarrà invariato. In altri termini, quel determinato Blade permetterà di far guadagnare da quel momento in poi l'ultimo drop
rilasciato dopo il più recente salvataggio al terminale. Quindi se prima della disattivazione dell'aggiornamento automatico il drop per il Bongelium, il Blade continuerà a rilasciare sempre e solo quella specifica risorsa. Pertanto sarà sufficiente reclutare quell'avatar, farlo salire a rango 3, ottenere il Bongelium, congedarlo, reclutarlo nuovamente e ripetendo questo processo sarà possibile accumulare fino a 99 unità di Bongelium in modo semplice e veloce. E il tutto può essere ulteriormente ottimizzato con altri 2 avatar, permettendo di eseguire il procedimento con 3 Blade contemporaneamente. Questo metodo è a livello teorico il più efficiente di tutti, ma a monte c'è un lavoro molto complesso da compiere. E per metterlo in atto ci sono 2 possibilità. La prima è reclutare casualmente i Blade fino a che non si ottiene il Bongelium. L'esperienza può essere guadagnata completando missioni online oppure utilizzando una potente arma scale con attacco ad area in zone del gioco con molti nemici ravvicinati. A seconda del livello ci sono diversi luoghi dove è possibile ottenere esperienza facilmente. Per esempio a Oblivia, a nord del sito Frontier Nav 318 nella Gola Ibra orientale, si trova un gruppo di germivori Xcarminio. Anche a Noctilum, presso il sito 204, allo stretto Frangiflutti, c'è una serie di Daelus acidi. Tuttavia, il posto migliore è sempre a Noctilum, a nord del sito 207, nella dimora del Grifo, dove è presente una colonia di Blatax burrasca che dà una notevole quantità di punti esperienza. Una volta portati i Blade a rango 3, se non si ottiene il Bongelium sarà necessario sceglierne altri e ripetere il processo. Altrimenti significa che avremo trovato i Blade ideali per il farming di Bongelium. E poiché ci sono migliaia di giocatori online e ritrovarne uno in particolare può essere complicato, è utile premere il tasto Y per seguirli. In questo modo sarà più facile reclutarli in futuro utilizzando il filtro dei giocatori seguiti. A questo punto basterà reiterare il procedimento reclutando gli stessi Blade, sperando sempre che abbiano disattivato il salvataggio automatico dell'avatar. Infatti in caso di cambio equipaggiamento l'avatar si aggiornerebbe e varierebbe anche il materiale rilasciato. La seconda opzione, se non si vuole perdere tempo nel tentare la fortuna nel trovare i Blade giusti, consiste nell'eseguire questa procedura insieme ad altri 3 amici che sarà molto più veloce. Infatti questi ultimi potranno equipaggiare 5 potenziatori aumento PE su ogni pezzo dell'equipaggiamento. In questo modo portarli al massimo livello richiederà molto meno tempo. Andranno quindi reclutati tramite il filtro lista di amici, portati a rango massimo guadagnando esperienza e verificare se il loro drop è il Bongelium. In caso negativo basterà che cambino l'equipaggiamento per attivare l'aggiornamento dell'avatar sul server, il che porterà alla variazione del materiale rilasciato. E tale procedura va ripetuta fino a quando non si otterrà il Bongelium. A quel punto la persona che lo ha rilasciato dovrà disattivare il salvataggio automatico dell'avatar in modo da evitare il cambiamento di drop in caso dovesse cambiare equipaggiamento, garantendo così un drop fisso di Bongelium ogni volta che verrà reclutato e portato a rango massimo. Sebbene richiede una fase preparatoria non banale, questo è il metodo più efficiente per ottenere Bongelium, dato che se ne potranno guadagnare ben 3 unità in meno di un minuto. In conclusione, la missione piloti nascosti e il reclutamento Blade sono gli unici metodi attivi per ottenere il Bongelium all'interno del gioco. Tuttavia, per quanto riguarda piloti nascosti, il fatto che non sia breve come il risveglio, che richieda più tempo per essere completata e che non garantisca il drop di Bongelium ad ogni completamento la rende estremamente inefficiente. Teoricamente, in un ciclo di estrazione completo delle sonde che dura mezz'ora, ripetendo piloti nascosti è possibile ottenere una quantità di Bongelium significativamente superiore rispetto a quella derivante dalle sonde di estrazione piazzate, ma va notato che le sonde rappresentano un metodo passivo, continuando a produrre risorse mentre ci si dedica ad altri aspetti della campagna principale. Al contrario, piloti nascosti richiede un'attività di farming attiva, rendendo il primo metodo, quello del farming tramite le sonde, molto più efficiente poiché richiede sforzo zero. Pertanto consiglio di utilizzare
fare la missione online solo quando mancano poche unità di Bongelium necessarie per ottenere un potenziatore specifico e non si vuole attendere la mezz'ora dell'estrazione. In generale però è sconsigliato utilizzarlo come fonte principale per il farming di Bongelium. Il metodo più semplice rimane quello delle sonde oppure il reclutamento Blade se avete amici o avete speso del tempo per la ricerca dei Blade ideali. Infatti quest'ultimo è il metodo più efficiente in assoluto una volta completata la fase preparatoria. E non va dimenticato, per aumentare ancora di più le quantità ottenute ad ogni ciclo completo, oltre ad aggiornare sempre le sonde con quelle di estrazione di livello superiore man mano che si ottengono nel corso del gioco, di installare la sesta sonda all'isola della preda appena ottenuto il modulo di volo Scale dopo il capitolo 9. In caso non vogliate perdervi le ultime novità sull'universo Xeno, potete seguirmi su tutti i miei social, in particolare su Instagram, con i link che trovate in descrizione. In caso abbiate domande su quanto appena visto, fatele pure qui sotto nei commenti, sarò contento di chiarire ogni vostro dubbio. In sovrimpressione potete trovare i miei ultimi contenuti più importanti, come la guida al combat system, trucchi e consigli e la miglior build del gioco. In attesa del mio prossimo video, ciao e buon gaming a tutti!